Cosa faresti se scoprissi che la persona che ami ha una doppia vita nascosta, fatta di segreti proibiti? Laura sembra la moglie perfetta, ma un desiderio oscuro la spinge oltre ogni limite, finché suo marito non scopre tutto. Lascia un like e iscriviti al canale. Il tuo supporto è fondamentale per continuare a raccontare storie come questa. Iniziamo! Mi chiamo Laura, ho 37 anni e sono sposata con Marco da 15 anni. Abbiamo una figlia, Chiara, di 9 anni, una bambina solare e affettuosa che riempie le nostre giornate. Marco è il marito perfetto, premuroso, presente, affidabile. Con lui ho costruito una vita sicura, stabile, dove nulla sembra poter turbare l'equilibrio. Ma a volte mi sembra che questa stessa sicurezza si sia trasformata in una gabbia. La nostra vita è una routine prevedibile, quasi soffocante. Lavoro, casa, cena in silenzio, un bacio formale prima di dormire, come se fosse solo un dovere. Ogni giorno ripeto la stessa sequenza di azioni e ogni giorno il vuoto che sento cresce dentro di me. Ho tentato di parlarne con Marco una sera, mentre eravamo a cena. Guardavo il suo viso concentrato sul piatto e il desiderio di condividere il mio disagio era insopportabile. Marco, non ti sembra che manchi qualcosa? Le mie parole erano state sussurrate, quasi come una richiesta di aiuto. Marco aveva sollevato lo sguardo, sorpreso. Mancare? Ma cosa vuoi dire, Laura? Abbiamo tutto. Una famiglia, una casa, la nostra vita è tranquilla. Era vero, avevamo tutto. O meglio, avevamo ciò che agli occhi di chiunque altro rappresenta la felicità. Eppure sentivo che mancava una scintilla, qualcosa che ci facesse battere il cuore. Quelle parole rimasero sospese tra di noi e per settimane provai a scacciare quella sensazione, a convincermi che mi sbagliavo, che stavo solo esagerando. Ma il vuoto continuava a crescere, riempiendomi di un'inquietudine che non riuscivo a ignorare. Un giorno, durante un caffè con le amiche, Michela iniziò a parlare con entusiasmo di un luogo speciale che frequentava con il suo compagno. Ci guardava con un sorriso complice e il suo sussurro sembrava fatto apposta per affascinare chiunque. È un posto dove puoi lasciare andare tutto, disse, inclinando leggermente la testa, dove non esistono maschere, dove puoi essere chi vuoi, con chi vuoi. Il suo tono era quello di chi vuole stuzzicare, provocare, e io mi lasciai catturare da quelle parole. Ero perplessa, ma non potevo negare che una parte di me era affascinata, come se quelle parole avessero risvegliato qualcosa di sopito. Tornai a casa con il pensiero fisso su quel club che Michela aveva descritto, un posto dove la gente si riuniva per lasciarsi alle spalle la quotidianità. Sentivo il desiderio di immergermi in quel mondo per sfuggire alla mia routine, per ritrovare una parte di me che sentivo perduta. Dopo qualche giorno di esitazioni, decisi di scrivere a Michela. Le chiesi di portarmi lì, di farmi vedere quel mondo che non riuscivo a smettere di immaginare. Lei rispose immediatamente, con un entusiasmo che mi fece capire quanto fosse sicura della mia scelta. «Non preoccuparti, Laura», scrisse, «è tutto molto naturale. Nessuno ti obbligherà a nulla». Le sue parole mi rassicurarono e mi preparai a quella serata con un misto di ansia e trepidazione. La sera stabilita, scelsi un abito nero che abbracciava le mie forme, diverso dai miei soliti vestiti. Davanti allo specchio mi osservai
e sentii un brivido. Quella non era la Laura di sempre, la moglie e madre perfetta. Quella donna che mi guardava riflessa aveva negli occhi qualcosa di selvaggio, di libero. Michela arrivò puntuale e mi accolse con un sorriso di approvazione. «Stai benissimo», mi disse, stringendomi un braccio. Sentivo che quella serata avrebbe cambiato qualcosa dentro di me, ma non sapevo ancora quanto. Entrammo nel club e subito fui colpita dall'atmosfera raffinata. Non c'era nulla di esplicito o volgare. Le luci soffuse, la musica dolce e il mormorio delle voci creavano un ambiente quasi irreale. Michela mi guidava con sicurezza, presentandomi a volti nuovi, uomini e donne che mi guardavano con interesse, come se fossi una presenza affascinante e misteriosa. Era una sensazione incredibile che non provavo da anni. Mi sentivo desiderata, viva. Una delle persone che Michela mi presentò era un uomo di nome Alessandro. Aveva uno sguardo intenso e quando mi prese la mano per salutarmi, sentii un brivido attraversarmi la schiena. «Sei nuova, vero?» mi chiese con un sorriso sottile. Annuii, cercando di non mostrare il mio imbarazzo. Passammo qualche minuto a parlare e mi colpì il modo in cui mi osservava, come se volesse leggere ogni dettaglio di me. Mi sentivo attratta e intimidita allo stesso tempo e capii che quella serata mi aveva già cambiata. Le settimane seguenti furono un susseguirsi di incontri sempre più frequenti, in quel club che ormai consideravo una seconda casa. Ogni volta che varcavo quella soglia mi sentivo libera, come se finalmente potessi essere me stessa. Mi piaceva quella doppia vita, quell'alternanza tra la Laura di tutti i giorni e la Laura che viveva senza limiti. Ogni volta che tornavo a casa, però, la maschera della moglie perfetta era sempre più difficile da indossare. Marco sembrava intuire che qualcosa stesse cambiando, ma non faceva domande. Forse per paura di scoprire una verità che non avrebbe saputo gestire. Quella doppia vita divenne per me indispensabile, una fuga dalla monotonia, una nuova dimensione in cui potevo esplorare desideri che non avevo mai confessato a nessuno, nemmeno a me stessa. Iniziai a frequentare Alessandro più spesso e la complicità tra di noi cresceva di incontro in incontro. Sentivo che lui mi capiva, che vedeva quella parte di me che nessun altro riusciva a comprendere. E non era solo lui. In quel mondo parallelo mi sentivo circondata da persone che mi accettavano per quella che ero. Una sera Alessandro mi invitò a raggiungerlo in una delle sale riservate del club, dove avrei trovato anche altri amici. Accettai senza esitazione, sentendomi attratta da quella promessa di trasgressione e complicità. Entrai nella sala e fui accolta da un'atmosfera intima, quasi surreale. Le tende pesanti, le luci soffuse, la musica delicata. Non era più un semplice incontro. Era come se avessimo creato una bolla fuori dal tempo e dallo spazio. In quella stanza mi abbandonai completamente a quel mondo di sensazioni, di sguardi complici e di gesti intimi. Ogni istante era una scoperta, una fuga dalle regole e dalle costrizioni. Mi sembrava di vivere un sogno e in quel momento ogni preoccupazione, ogni dubbio scompariva. Ero semplicemente Laura, libera di essere chi volevo, senza dover rispondere a nessuno. Ma improvvisamente, in quel silenzio sospeso, sentii il rumore di una porta che si apriva. Mi girai, con il cuore che batteva all'impazzata, e lo vidi. Marco era lì,
fermo sulla soglia, con uno sguardo incredulo e devastato. Sembrava una statua di pietra, incapace di muoversi, e i suoi occhi erano pieni di rabbia e dolore. In un attimo, tutta la mia vita crollò. Non potevo nascondermi, non potevo negare nulla. Ogni bugia, ogni segreto erano lì, nudi di fronte a lui. Il suo sguardo era un misto di incredulità e delusione, e la sua voce, quando finalmente riuscì a parlare, era rotta dal dolore. Laura, perché? Quelle parole mi colpirono più di qualsiasi altra cosa. Non c'era rabbia nella sua voce, solo un'incredulità che mi fece capire quanto lo avessi ferito. Cercai di spiegare, di dirgli che mi sentivo soffocare, che non riuscivo più a trovare me stessa, ma lui non voleva sentire. Sono solo scuse, mi interruppe con uno sguardo di disprezzo. Mi hai mentito, hai tradito la nostra famiglia. La sua voce tremava e il dolore nei suoi occhi era insopportabile. Sentivo crescere dentro di me un senso di colpa devastante e per la prima volta mi resi conto di quanto avessi distrutto. Marco non disse altro. Si voltò e uscì senza guardarsi indietro, lasciandomi sola in quel mondo che ormai mi sembrava freddo e vuoto. Dopo quella notte la mia vita non fu più la stessa. Marco prese nostra figlia e si allontanò, chiedendo il divorzio senza esitazione. Tentai di chiamarlo, di spiegargli, di implorarlo, ma ogni mia parola cadeva nel vuoto. Ogni tentativo di contattarlo era inutile e mi resi conto che l'avevo perso per sempre. Avevo distrutto tutto ciò che contava, per un'illusione, per una vita segreta che ora mi appariva come una prigione. Ora vivo sola, consumata dal rimorso, incapace di perdonarmi. Ogni angolo della casa è un ricordo doloroso della famiglia che ho perso. Ho provato a capire le ragioni che mi hanno spinta a fare ciò che ho fatto, ma ogni spiegazione sembra banale. La verità è che ho distrutto la mia vita per un momento di libertà e ora non mi resta che convivere con questo peso. Forse un giorno riuscirò a trovare un po' di pace, ma per ora rimango intrappolata nel vuoto che io stessa ho creato. Questa è la storia di Laura, una donna che ha rischiato tutto per un momento di libertà, pagando un prezzo devastante. Ti sei mai chiesto quanto una singola scelta possa cambiare tutto? Se ti è piaciuta questa storia e vuoi ascoltarne altre, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti nessun video. E se ti ha colpito, lascia un like e condividilo con qualcuno che potrebbe trovarlo interessante. Grazie per averci seguito fino alla fine. Ci vediamo alla prossima storia.